tutti, bentornati a questo canale in cui do qualche consiglio, mi permetto di dare qualche consiglio sulla scrittura. Oggi parliamo di editing e della frase che circola almeno in internet attribuita a Hemingway, ma secondo me non è di Hemingway: scrivi da ubriaco, edita da sobrio. Il punto è, c'è un significato, c'è una verità in questo da non prendere alla lettera. Scrivi da ubriaco alla lettera è un consiglio piuttosto pericoloso, però un cenno lo voglio fare perché c'è una grande vulgata, c'è un grande mito degli scrittori che si devono, per accedere alla creatività, devono usare come minimo alcol, poi magari altre sostanze, perché è successo che tanti, Hemingway compreso, Fitzgerald compreso, eccetera eccetera, non si contano, grandi artisti fossero anche alcolisti, tossicodipendenti, eccetera. Questo è vero, è successo, ma il rapporto di causa è un po' diverso, secondo me, secondo molti, anche scrittori che hanno avuto queste dipendenze, che hanno lasciato parole inequivocabili al riguardo. Non è che lo scrittore beve o si droga per riuscire a essere creativo, è più che una persona creativa, una persona che fa questo tipo di lavoro che implica una grande sensibilità, ha delle fragilità nelle quali più facilmente di altri forse può insinuarsi una cosa come la tossicodipendenza, l'alcolismo, eccetera. Sono mestieri, quelli creativi e artistici, che spesso sempre comportano molto lavoro da soli, e quindi gli scrittori, per esempio, ma anche i pittori, ma gli scrittori più di altri, finiscono a fare cose tipo parlare da solo, perché in fondo scrivere è una cosa tipo parlare da solo, parlare con personaggi immaginari. Alcune parti della scrittura sono definizioni esatte di follia, sono cose che non fanno benissimo. Insomma, come tutti i mestieri, anche la scrittura ha le sue malattie professionali, e sono quasi tutte psicologiche. Per fortuna il corpo è abbastanza al riparo, non ci si può lamentare, non lavoriamo nei cantieri e non imbracciamo pistole, ma ci sono altri tipi di problemi. E quindi sì, è verissimo che tra gli scrittori e tra gli artisti c'è più fragilità psicologica, c'è più solitudine, e questo può portare a cercare consolazione nell'alcol e in altre droghe, e quindi all'alcolismo. Ma non è l'alcol o la canna che vi aiuterà a essere più creativi, e soprattutto, se proprio vi aiuta, poi dovete andare a controllare da sobri per esserne veramente sicuri, perché insomma dopo quella bottiglia di Barolo che vi siete bevuti, eravate così su di giri che di sicuro anche qualsiasi cavolata sparata dal vostro nonno vi avrebbe fatto ridere, vi sarebbe sembrata geniale. Quindi intanto cambia atteggiamento, vedi da sobrio cosa è veramente buona. È molto probabile che non è detto, sono cose che ti sono piaciute perché eri su di giri. Quindi innanzitutto la cosa letterale, no, letteralmente non scrivete da ubriachi. In senso metaforico, scrivere un po' fuori di sé e editare invece con una mente diversa, più razionale, questo ha molto fondamento, questo ha molto senso. Nel momento in cui si scrive, non si pensa. Le parole devono andare in un modo o nell'altro. Questo vuol dire che si fanno errori. Philip Roth dice: diventare scrittore ti trasforma in un uomo che sbaglia sempre. Mentre il medico ti trasforma in un uomo che non sbaglia mai, no? Il medico ci interessa meno, ci interessa lo scrittore che sbaglia sempre, e bisogna essere aperti a questo errore, e quando si scrive non bisogna starci troppo a pensare su, se no ci si blocca. E in questo senso si scrive un po' ubriachi, un po' fuori di sé, non si può controllare tutto. Poi però in una fase successiva si dà un'ordinata, si vede quello che c'è, ok, è tutto da buttare? Peccato. Molto più spesso qualcosa di buono c'è, altre volte può essere molto buono, ma ancora si può aggiustare varie cose. E l'editing è un lungo mestiere, ma purtroppo è difficile che, se siete all'inizio, troverete qualcuno che lo fa per voi. Dovete prima cominciare a farlo da soli su voi stessi, anche perché piano piano lo incorporate queste capacità, e poi anche nel momento in cui scrivete ubriachi, nell'ebbrezza e nel divertimento del lasciarsi liberi di scrivere quello che si vuole,
una parte di quel lavoro che avete fatto di editing lo avete interiorizzato e scriverete già in modo più corretto, più efficace, e eviterete delle strade che tante volte avete visto in prima persona rileggendovi che non sono efficaci. Quindi in questo senso sì, c'è una verità nello scrivi ubriaco, edita da sobrio. Un saluto e un brindisi a tutti voi. Ciao!